Oumuamua è un oggetto interstellare non identificato che è stato rilevato mentre passava attraverso il sistema solare con il telescopio Pan-STARRS dell'osservatorio Haleakala alle Hawaii il 19 ottobre del 2017 e, cari signori, è il primo oggetto interstellare mai rilevato dalla razza umana e già per questo motivo suscitò molto interesse. Ne parlai già qualche anno fa e siccome mi sono letto un libro veramente devastante che definisce la vicenda letteralmente come un evento extraterrestre e porta prove concrete, dati scientifici e rilevamenti astronomici credibili in merito a questa tesi, mi si è risvegliata dentro la passione primordiale che da sempre mi ha spinto a condividere con voi le mie ricerche. Ebbene, che cosa farò oggi? Oggi in questo video vi esporrò con cognizione di causa tutte le argomentazioni proposte dal professor Avi Loeb dell'Università di Harvard, autore del libro Non siamo soli, che dettaglia in modo assolutamente scientifico e astronomico la presenza di un oggetto sicuramente extraterrestre, e ripeto sicuramente extraterrestre, che è passato dal nostro sistema solare. E credetemi che nel corso del tempo, sul canale YouTube, ho imparato, per forza di cose, a dosare pesantemente la parola extraterrestre. Addirittura, se ci fate caso, anche quando si parla di UFO mi sentite pronunciarla di rado. Ebbene, fidatevi che qui non c'è via di scampo. Ma chi è Avi Loeb? Il solito professorino che vuole scrivere di alieni per vendere copie? Credetemi, e ripeto credetemi se ve lo dico, che Avi Loeb non ha assolutamente bisogno di scrivere di alieni per vendere copie. Avi Loeb, infatti, è il direttore, signori, il direttore del Dipartimento di Astronomia dell'Università di Harvard, direttore della Black Hole Initiative della stessa università, direttore dell'Institute for Theory and Computation Insertion all'interno dell'Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, presidente della Breakthrough Starshot Initiative, presidente del Comitato sulla Fisica e l'Astronomia dell'Accademia Nazionale delle Scienze degli Stati Uniti, membro del Comitato Consultivo per la Piattaforma Digitale Einstein, direttore del Comitato Consultivo dell'Università Ebraica di Gerusalemme e membro del Comitato Consultivo del Presidente degli Stati Uniti su questioni scientifiche e tecnologiche. Ecco da chi sono state partorite tutte le nozioni che ascolterai in questo video. Sono tutte, e ripeto, tutte farina del suo sacco. Oggi vi metterò al corrente di un argomento volutamente silenziato. A quanto pare, parlando con le persone e leggendo roba online, nessuno sa che ci sono dati astronomici reali di una vela fotonica aliena che è passata dal sistema solare. Ebbene, mettiti comodo, perché qui non si parla di fantascienza né di storielle inventate. Mettiti comodo perché questo video è definitivo. Il famoso Oumuamua, che tutti ormai immaginano avente la forma di un sigaro, devo deludervi, anch'io ne sono rimasto stupito, non ha la forma di un sigaro. In realtà ha la forma di una sorta di tavola da surf / frittella completamente schiacciata e sottile. Secondo le analisi del professore emerge questo. Analizzando la luce, riusciamo a determinare la forma degli oggetti nello spazio. Se uno scienziato analizza l'ombra o il residuo della luce o lo spettro che produce una palla da rugby messa davanti ad un faro, per esempio, riuscirà a capire che la palla da rugby ha una forma ovale. Ebbene, inizialmente sembrava che avesse la forma di un sigaro e Avi Loeb nel libro ha smentito tutti. Le ricerche, le scoperte, le analisi e i dati proposti dall'eminente professore di Harvard, direttore e fondatore inoltre, diciamolo, del progetto Galileo dell'Università di Harvard che si occupa di studiare oggetti spaziali non identificati e UAP e UFO, sono devastanti. Sono letteralmente devastanti. Io penso che questo libricino di 210 pagine racchiuda le prove stesse di un passaggio extraterrestre nel nostro sistema solare. E se sei interessato alla scienza, non alle baggianate, non alle baggianate campate in aria. Se sei interessato alla scienza di frontiera, rimani fino alla fine. Molto prima che sapessimo della sua esistenza, l'oggetto viaggiava verso di noi dalla direzione di Vega, una stella lontana soltanto 25 anni luce. Il 6 settembre 2017 intersecò il piano orbitale sul quale tutti i pianeti del nostro sistema solare ruotano intorno al Sole, ma la traiettoria fortemente iperbolica dell'oggetto garantiva che si sarebbe limitato a salutare il nostro sistema solare senza fermarsi. Il 9 settembre 2017 il visitatore interstellare raggiunse il suo perielio, ossia il punto in cui la sua traiettoria lo portava alla minima distanza dal Sole, e poi cominciò ad allontanarsi.
La sua velocità di allontanamento relativamente alla nostra stella e tenendo di conto che anche il pianeta Terra si muove velocemente nello spazio era di circa 94.800 km/h, velocità che era già sufficiente di per sé a garantire che sfuggisse alla gravità solare. Che cosa è successo? Ebbene, ha virato e ha accelerato vertiginosamente in uscita dall'orbita solare. Direte, come? Esatto, ha virato e è uscito in velocità dall'orbita solare. Direte, va bene, ma le comete, passando vicino al Sole, degassano e accelerano mentre si sgretolano, abbandonando l'orbita. Secondo voi, se fosse così semplice sarei qui? No, devi avere pazienza, piano piano, riportando punto per punto le analisi e gli studi del professor Avi Loeb, annienterò ogni ipotesi naturale, oltre ogni ragionevole dubbio, aggiungerei. Oumuamua passò alla distanza orbitale di Venere dal Sole il 29 settembre 2017 a quella della Terra dal Sole intorno al 7 ottobre, procedendo rapido verso la costellazione di Pegaso. Mentre l'oggetto era perso nello spazio interstellare, l'umanità non sapeva ancora della sua visita. Abbiamo difatti rilevato e visto Oumuamua nelle fasi finali del suo attraversamento del Sistema Solare. E i media, fin da subito appoggiandosi alle informazioni preliminari date dagli astronomi, lo definirono come strano, misterioso e singolare. E da qui nacquero anche numerose speculazioni. No, ma è normale. Proprio perché la prima cosa che dissero gli astronomi era che Oumuamua era completamente diverso da qualsiasi altra meteora o cometa osservata prima, e in questo video capirai il perché. In realtà gli astronomi, dice il professor Avi Loeb nel suo libro, non erano neanche in grado di affermare che fosse una cometa o un asteroide. Ancora oggi non ci sono le basi certe per poterlo affermare, quindi si suppone in ambito molto speculativo che sia una cometa, ma Avi Loeb ha cambiato letteralmente le regole del gioco. Non c'erano i presupposti per affermare che si trattava di una cometa, non che mancassero le basi per un confronto, perché migliaia di rocce, comete e asteroidi passano regolarmente dal Sistema Solare. Il problema vero era che durante l'uscita dall'orbita non è mai e poi mai stato osservato il fenomeno del degassamento. La virata e l'accelerazione rimangono tuttora inspiegabili, chi ti dice il contrario mente spudoratamente. Questa è la verità più assoluta e definitiva che si potrebbe proporre pubblicamente in merito ad Oumuamua. Non è mai stato osservato il fenomeno del degassamento. Sappiamo per certo che era solido e inoltre sappiamo anche che era in grado di riflettere tantissima luce solare. Quasi come fosse una sorta di specchio o di oggetto metallico che, se ci pensiamo, impedisce quasi sicuramente il surriscaldamento eccessivo perché riflette il 100% dei raggi solari. Ebbene, sappiamo talmente tante di quelle cose su questo oggetto che, ve lo dico molto tranquillamente, non sapevo nemmeno da dove iniziare. Poco dopo l'annuncio della scoperta di Oumuamua da parte dell'Institute for Astronomy dell'Università delle Hawaii il 26 ottobre 2017, gli scienziati di tutto il mondo esaminarono i dati più grezzi raccolti e si trovarono d'accordo su gran parte dei dati essenziali in merito alla traiettoria, in merito alla sua velocità e in merito alle sue dimensioni approssimative. Il suo diametro si stima che era inferiore ai 400 metri. Quella che state guardando è un'immagine originale di Oumuamua ripresa dal telescopio William Herschel delle Isole Canarie il 28 ottobre 2017. All'inizio nessun dato lasciava presagire che, insomma, era qualcosa di strano, ma ben presto gli scienziati impegnati a vigilare i dati che venivano man mano nel corso dei mesi raccolti e accumulati, cominciarono a mettere in rilievo diverse, chiamiamole, peculiarità devastanti. Si trattava di particolari, o per meglio dire di anomalie, che in breve tempo indussero gran parte della comunità scientifica a credere che Oumuamua non fosse una cometa. Nell'autunno del 2017 il professor Avi Loeb e una parte significativa della comunità scientifica internazionale cominciarono a nutrire delle perplessità in merito ai dati. Sempre il professor Avi Loeb e gran parte della comunità scientifica internazionale non riusciva a far quadrare la matematica e i dati con l'ipotesi che Oumuamua fosse una cometa o un asteroide interstellare, dato che,
Avevano tutti una grandissima difficoltà con i dati e visto che nessuno riusciva a definirla una cometa o altro, come si usa fare con la scienza, il professor Avi Loeb cominciò a formulare ipotesi alternative. A prescindere da qualunque altra conclusione potessero raggiungere in merito, la scienza, soprattutto l'astronomia, deve per forza di cose appoggiarsi ai dati e alla matematica. Non ci piove e Oumuamua, secondo il direttore del Dipartimento di Astronomia di Harvard, era un'anomalia. Tanto per cominciare, prima della scoperta di Oumuamua nessun oggetto comprovatamente interstellare era mai stato osservato nel Sistema Solare, dunque l'attenzione di ogni astronomo del mondo aiutò a far emergere molti dati, la maggior parte dei quali erano anomali, e poi con l'individuazione di tali anomalie iniziò il vero lavoro di indagine. La prima domanda a cui vollero dare risposta era: che aspetto aveva Oumuamua? Non avevano e non abbiamo una fotografia nitida su cui basarci, ovviamente. No, ma non si lavora nemmeno così quando si parla di robe così lontane e distanti nell'universo. Infatti disponiamo dei dati di tutti quei telescopi che per 11 giorni hanno tenuto gli occhi puntati sull'oggetto. Si domandarono come rifletteva la luce solare. Il nostro Sole, signori, funziona come un lampione che illumina non solo tutti i pianeti che gli orbitano intorno, ma anche ogni oggetto che gli si avvicina. E quelli che state guardando sono i dati reali della variazione clamorosa di luminosità di Oumuamua nel corso del giorno. La variazione di luminosità, come vi accennavo prima, fornisce preziosi indizi sulla forma di un oggetto. Quella che state guardando è la prova scientifica e incontrovertibile della forma completamente anomala di Oumuamua. Nel caso di Oumuamua, infatti, la variazione di luminosità era talmente drastica che consigliava agli scienziati che la forma dell'oggetto fosse inizialmente molto allungata, ossia che la sua lunghezza fosse almeno da 5 a 10 volte maggiore della sua larghezza. E a quelle caratteristiche si aggiunsero altri dati sulle dimensioni. L'oggetto si poteva affermare con certezza, scrive il professore nel suo libro, che era relativamente piccolo. Ora, quale fu quindi la prima anomalia? Ma è ovvio, no? La prima anomalia sta nella forma, relazionata alle altre milioni di comete e asteroidi che abbiamo già osservato. Ebbene, aveva una forma completamente diversa. Avi Loeb dice che soltanto la forma di Oumuamua era talmente strana rispetto a tutti gli altri oggetti stellari conosciuti che farebbe lo stesso effetto che farebbe ad uno sconosciuto vedere una persona che non conosce e che ha la circonferenza della vita uguale a quella di un polso. Le prove che emersero nei mesi successivi in merito all'oggetto permisero di abbandonare alcune teorie e di scartare ipotesi che non si accordavano con i dati raccolti. La sua luminosità durante la rotazione forniva indizi essenziali sugli aspetti che Oumuamua di certo non poteva avere e su quelli che, insomma, forse avrebbe potuto avere. Per quanto riguarda quest'ultimo elemento relativo alla forma, alla fine dei giochi, avendo analizzato tutti i dati raccolti, gli scienziati di Harvard hanno stabilito che le dimensioni piuttosto piccole ma estreme erano compatibili soltanto con due possibili forme. O era allungato come un sigaro o piatto come una frittella, e in entrambi i casi era una rarità assoluta. Nel caso fosse stato allungato come un sigaro non si era mai visto niente del genere in natura. Nel caso fosse stato piatto come una frittella non era mai stato osservato nessun oggetto spaziale di origine naturale con quelle proporzioni così schiacciate. Si tenga presente, per confronto, no? Visto che il cervello reagisce agli stimoli e a ciò che osserviamo confrontandolo con altro, che tutti gli asteroidi avvistati in precedenza dalla razza umana avevano rapporti tra lunghezza e larghezza pari al massimo a 3. Ok, a 3, Oumuamua invece aveva un rapporto compreso fra 5 e 10. Ma c'è di più. Oltre ad essere piccolo e ad avere una forma molto molto singolare, era anche molto brillante. Mentre passava in prossimità del Sole rifletteva molta luce e risultò troppo brillante, almeno 10 volte più riflettente delle comete e degli asteroidi tipici del Sistema Solare. E questo non lo dico io, ma figuriamoci, ma il direttore del Dipartimento di Astronomia di Harvard. Se, come sembra possibile, era diverse volte più piccolo rispetto al limite superiore di alcune centinaia di metri che gli scienziati attribuivano alle sue dimensioni rispetto a quelle di una cometa, il valore in cui rifletteva la luce solare doveva raggiungere numeri assolutamente senza precedenti, secondo Harvard simili a quelli di un metallo lucido.
Sebbene gli scienziati per spiegarne la forma arrivarono ad ipotizzare una fionda planetaria, ossia un pezzo di roccia che si stacca violentemente da un pianeta quando qualcosa con una grande massa gli passa troppo vicino, per spiegare la strana forma di Oumuamua, Avi Loeb scrive che in tal caso, se ne fosse stato convinto, avrebbe continuato ad essere curioso, ma sarebbe passato ad altro, ma non poté fare a meno di partecipare al seguito di questa indagine per una semplice ragione, testualmente, che riguardava l'anomalia più sconcertante di tutte, ossia, cari amici, il direttore del Dipartimento di Astronomia di Harvard scrive che mentre Oumuamua si muoveva rapido intorno al Sole nel tratto più interno della sua orbita, quindi quasi al perielio, la sua traiettoria aveva deviato da quella prevista in base alla sola forza gravitazionale della nostra stella e non c'è alcuna spiegazione ovvia del perché Oumuamua, cari amici, ha deviato la sua traiettoria e ha accelerato. Questo ai miei occhi, scrive Avi Loeb, era il dato più sorprendente tra quelli che registrammo durante le 2 settimane circa in cui potemmo osservare l'oggetto. Di lì a poco tale anomalia relativa ad Oumuamua, unita alle altre informazioni raccolte dagli scienziati, mi avrebbe portato a formulare un'ipotesi destinata a mettermi in contrasto con la maggior parte dell'establishment scientifico. Per farsi un'idea della ragione per cui la deviazione di Oumuamua costituiva un'anomalia così significativa e del motivo che mi ha portato a formulare un'ipotesi da cui sono scaturiti un dibattito e un rifiuto così accesi, occorre tornare alle nozioni basilari. Ricordiamo una delle più fondamentali leggi della fisica che governano l'universo. Si tratta della prima legge del moto formulata da Isaac Newton. Ciascun corpo persevera nel proprio stato di quiete o di moto rettilineo uniforme, eccetto che sia costretto a mutare quello stato da forze impresse. Una palla posta sul tavolo da biliardo rimane immobile, anche se 14 altre palle si muovono intorno ad essa, e resta immobile finché un'altra palla non la colpisce. Una palla isolata sta ferma sul tavolo da biliardo immobile finché una stecca non la colpisce. Una palla sta ferma sul tavolo da biliardo immobile finché qualcuno non solleva un'estremità del tavolo. Una palla sta ferma sul tavolo da biliardo immobile finché una depressione conica non compare nel bel mezzo del tavolo. Negli ultimi 2 casi la gravità entra in azione e la palla comincia a muoversi. Una volta in moto si sposterà in una direzione determinata dalla forza che ha agito su di essa e continuerà a muoversi lungo quella retta finché un'altra forza non agirà su di essa. Oumuamua era entrato nel sistema solare lungo una traiettoria approssimativamente perpendicolare al piano orbitale della Terra e degli altri pianeti. Proprio come esercita la sua forza gravitazionale su quegli 8 pianeti e su ogni altro oggetto che gli orbita intorno, il Sole esercitava la sua forza gravitazionale su Oumuamua. Il 9 settembre 2017 Oumuamua girò intorno al Sole alla velocità di circa 320.000 km all'ora, acquisendo slancio dalla gravità solare e poi rinculò in una direzione diversa. Quindi ha proseguito il suo viaggio attraverso il sistema solare e oltre. Il direttore del Dipartimento di Astronomia di Harvard ha scritto che mentre andava in una direzione ben determinata dall'attrazione gravitazionale del Sole, acquisì slancio e cambiò drasticamente direzione. Fate le vostre conclusioni. I giornali in Italia sono ancora a sparlare e a riportare notizie errate e abbiamo il direttore del Dipartimento di Astronomia di Harvard che ha ottenuto dati su un oggetto sicuramente extraterrestre che è scappato dall'attrazione gravitazionale solare. E se vuoi toglierti ogni ragionevole dubbio, rimani fino alla fine, ok? Rimani fino alla fine. Il nostro amico Oumuamua è stato sottoposto ad una forza che si chiama repulsiva, che lo ha spinto in direzione opposta, signori, opposta a quella dell'attrazione solare. Le comete provenienti dall'interno del sistema solare, scrive Loeb, mostrano una deviazione simile, ma sono accompagnate da una coda cometaria di polvere e vapore acqueo emessa dal ghiaccio riscaldato dalla luce solare. In un intero capitolo ti spiega in maniera tecnica e scientifica che Oumuamua non era una cometa, proponendo argomentazioni fortemente sostenute dai dati astronomici raccolti. Sono state fatte le analisi più disparate per spiegare la deviazione, addirittura è stato ipotizzato che fosse semplicemente una soffice nuvola di materia e del pulviscolo che insomma è stata respinta, ipotesi, e ripeto, ipotesi,
che va totalmente in contrapposizione con i dati, non con altre ipotesi, ma con i dati raccolti in merito a quanta luce rifletteva. Sono state ipotizzate fionde planetarie, che però non spiegano la deviazione. Non è mai stato osservato un fenomeno di degassamento o una coda cometaria. Sappiamo per certo che o era una tavola da surf piatta o allungata, o era un oggetto di 400 metri, spesso 20, a forma di frittella. Abbiamo tanti di quei dati per poter affermare che era senza alcun dubbio extraterrestre, che se vi leggete il libro ci rimanete malissimo, veramente malissimo. Ogni pagina è un colpo al cuore. Testualmente dal libro, giusto per togliere ogni ragionevole dubbio direttamente dalla penna del direttore del Dipartimento di Astronomia di Harvard per quanto riguarda l'ipotesi della cometa, tutta una serie di approfondite osservazioni dello spazio intorno ad Oumuamua non rivelò alcuna traccia di acqua, gas a base di carbonio e polvere, escludendo quindi la possibilità che fosse spinto da vapore cometario o da particelle visibili di polvere. Inoltre la sua velocità di rotazione non registrava cambiamenti, che invece si sarebbero dovuti verificare se getti asimmetrici lo avessero spinto lateralmente, come spesso avviene nelle comete. In tal caso, un'evaporazione talmente massiccia avrebbe modificato anche il periodo di rotolamento di Oumuamua in linea con un fenomeno che di solito si osserva nelle comete del Sistema Solare. Non fu registrata alcuna variazione del genere nella velocità di rotazione. E quindi, signori, mentre deviava, accelerava e si allontanava dalla parte opposta rispetto all'attrazione solare, signori, roteava su se stesso ad una velocità costante. È chiaro? È chiaro che queste non sono speculazioni, ma argomenti basati su dati astronomici certi esposti da uno dei più eminenti astronomi del mondo? Ecco, le chiacchiere stanno a zero. E a questo punto del video, anche le ipotesi. Qui si parla di dati, ok? In ultima analisi, tutti questi misteri possono essere ricondotti ad un mistero soltanto, ossia la deviazione di Oumuamua dalla traiettoria attesa. Tutte le ipotesi sulla natura di questo oggetto devono rendere conto di tale deviazione, cioè, capito, tutte le ipotesi successive, signori, per essere coerenti con la scienza, devono rendere conto di tale deviazione. E ciò significa dare dalla forza che agiva su di esso una spiegazione compatibile con il fatto che se c'era qualsiasi coda cometaria di gas e polvere dietro di essa, tale coda era abbastanza inconsistente da passare inosservata alle lenti dei nostri strumenti. Al momento in cui scrivo, la comunità scientifica è d'accordo sull'ipotesi che fosse una cometa, sia pur di tipo peculiare. Un pregio di questa ipotesi è la sua familiarità. Abbiamo osservato numerose comete le cui traiettorie deviavano da orbite determinate dalla sola gravità solare e sappiamo anche perché ciò accade. La causa è sempre il degassamento. Sempre, scrive, sempre il degassamento. Ma come ho appena spiegato, Oumuamua non dava alcun segno di degassamento, eppure deviava. Sappiamo addirittura che Oumuamua non esibiva alcun degassamento visibile neanche alla fotocamera a raggi infrarossi a bordo del telescopio Spitzer della NASA. Cioè, capito? Ecco, video definitivo. Per spiegare la traiettoria e la stranissima forma di Oumuamua, alcuni scienziati, ma più l'establishment della Casa Bianca che non la comunità scientifica stessa, ha forzato fino al punto di rottura le loro teorie circa le sue dimensioni fisiche e la sua composizione. Per esempio, alcuni hanno ipotizzato che il ghiaccio di Oumuamua fosse interamente composto da idrogeno e che questa composizione estrema spiegherebbe perché l'IRAC, ossia la telecamera infrarossi di Spitzer, non riusciva a vederlo. In un saggio molto dettagliato, il professor Avi Loeb e il fisico T.M. Wang hanno calcolato, a dispetto delle speculazioni ignoranti, che un iceberg di idrogeno puro come quello erroneamente ipotizzato da alcuni stolti sarebbe evaporato molto prima di raggiungere il nostro sistema solare e dunque, ancora una volta, non c'è spiegazione alcuna valida in ambito scientifico, non c'è nessuna tesi scientifica valida rispetto ai dati che confermino l'origine cometaria di Oumuamua. Anzi, se vi leggete il libro in cui si dicono le cose come stanno una volta tanto, tutti i dati dicono che non era una cometa.
È impossibile, no, riportare qui tutte le tesi esposte dal professore nel libro, ma io vi posso assicurare, avendolo letto e studiato, che ha letteralmente annientato ogni ipotesi naturale in merito ad Oumuamua. Sai cosa significa annientato? Annichilito proprio. Non c'è assolutamente via di scampo. Ma non è finita qui. Non è assolutamente finita qui e provate a seguirmi perché lo so che dopo un po' risulta molto macchinoso questo discorso, ma credetemi che sono robe allucinanti. Forse questo è il video più clamoroso mai trattato sul canale. E seguitemi. Immagina l'universo come un'autostrada, ok? Ebbene, tu sei in coda ad altre macchine che vanno più o meno alla tua stessa velocità e quindi diciamo che ti trovi in uno stato di quiete, no? C'è chi sorpassa, chi viene sorpassato, chi va più piano, chi va più lento e chi è incolonnato. Ed è tutto costantemente in movimento, no? Ecco, anche nell'universo si muove tutto ad una determinata velocità, ok? Si sposta sia nello spazio-tempo, sia in rotazione e rivoluzione, che sia un pianeta o un corpo celeste intorno a qualcos'altro, seguendo orbite e così via. Ecco, Oumuamua si muoveva ad una velocità veramente strana e sospetta, costante rispetto a tutto il resto. Era in una zona chiamata SRL, ossia nel sistema di riposo locale o riferimento locale di quiete. Il professore scrive: la sua origine nello spazio, la sua velocità e la sua posizione sono un'altra prova in favore della sua origine insolita. È anche un ulteriore indizio che può aiutarci a sciogliere il mistero di che cos'era Oumuamua e di che cosa ci facesse là fuori nel vuoto dello spazio interstellare. Per comprendere questo punto occorre farsi un'idea chiara dello spazio, velocità e posizione. Questo concetto può essere un po' complicato da afferrare, ma in sostanza si riduce all'idea che la posizione che un corpo ha nello spazio è definita non soltanto da dove esso si trova rispetto a tutto ciò che lo circonda, ma anche da qual è la sua velocità rispetto alla velocità di tutto ciò che ha intorno. E ti fa l'esempio dell'autostrada che ti ho già citato. Se si facesse la media dei movimenti di tutte queste automobili, scrive, se ne troverebbero alcune che rispetto alle altre sono in uno stato di quiete. Lo stesso accade per le stelle. Tutte le stelle nelle vicinanze del Sole sono in moto le une rispetto alle altre. La media dei loro moti individua l'SRL, ovvero il sistema di riposo locale o riferimento locale di quiete. In mezzo al movimento di tutte queste stelle, un oggetto nell'SRL è comparativamente fermo e si tratta di un caso relativamente raro. Oumuamua era un oggetto che, indovinate, si trovava nell'SRL. Capito quanta pesantezza? Oumuamua si trovava nel sistema di riposo locale. Ora, che cos'è successo? Sulla base di tutti questi dati e di queste conclusioni coerenti relative a cosa non era dati alla mano, Avi Loeb ha cominciato ovviamente ad ipotizzare coerentemente dati alla mano che cosa poteva essere. No, mi sembra logico. E statisticamente parlando, signori, proprio numeri alla mano chiarisce nel capitolo intitolato Conchiglie e boe che statisticamente è molto probabile che si sia trattato del rimasuglio tecnologico ormai alla deriva di qualche meccanismo extraterrestre che il professore ha identificato nel suo libro come una vela fotonica. Parlando di statistica, d'altro canto, sempre in quel capitolo, se fosse stata una roccia, date le sue stranezze, di cui abbiamo ottenuto, ve lo ricordo, i dati, e sappiamo per certo che era strana perché abbiamo ottenuto dati astronomici certi, riflette sulla statistica relativa alla possibile frequenza di imbattersi in oggetti simili nel Sistema Solare. E credetemi che i numeri sono veramente difficili da credere. Praticamente il direttore del Dipartimento di Astronomia di Harvard scrive che ciò significa, perché noi ne incontriamo regolarmente nel Sistema Solare, dovrebbe esserci una popolazione davvero molto vasta di questi oggetti interstellari che fluttuano per lo spazio. Si sa che queste rocce sono i mattoni costruttivi dei sistemi planetari che circondano le stelle. In realtà, davvero molto vasta, non si avvicina neanche a dare l'idea di questa presunta popolazione di oggetti. Per rendere conto di una popolazione di rocce tanto numerosa quanto la scoperta di Oumuamua implica che vi sia là fuori, occorre che ciascuna stella della Via Lattea nel corso della sua esistenza espella 10 alla 15ª di questi oggetti costituiti dal materiale roccioso che le circonda. Per darvi un'idea delle dimensioni di questo numero, un quadrilione, cioè 1.000.000 di miliardi. Prendete un pezzo di carta e scrivete l'unità seguita da 15 zeri, cioè
capito? Ogni stella della Via Lattea, per rendere probabile l'incontro con una roccia dalle caratteristiche simili ad Oumuamua, dovrebbe espellere 1.000.000 di miliardi di pezzi di roccia simili ad Oumuamua per popolare lo spazio e aumentare le statistiche di incontro. Direi piuttosto improbabile, no? Ecco. Ma che cosa ha rivoluzionato la vita del professor Avi Loeb? Ebbene, Yuri Milner, il miliardario, ha proposto al professore di finanziare un progetto che permetta di raggiungere la stella più vicina alla nostra, ossia Proxima Centauri, nell'arco di una vita umana, 20 anni, diciamo, cosa che utilizzando i sistemi di propulsione attuali ci vorrebbero circa 100.000 anni per raggiungerla. Ecco, il professore ha detto sì, è possibile farlo in 20 anni. E come? Teorizzando la vela fotonica. Ora, io ve la sto sintetizzando davvero miseramente, Vi sto dando giusto un'infarinatura. Il professore ha detto a Yuri Milner sì, è possibile farlo in 20 anni. Tramite una vela fotonica, riducendo drasticamente il peso attaccato alla vela di qualche grammo, quindi magari aggiungendo alla vela un solo chip che scatti una foto e la rimanda indietro, sarebbe teoricamente possibile accelerarla ad 1/5 della velocità della luce e fargli raggiungere così l'esopianeta che orbita intorno a Proxima Centauri, ossia Proxima b, in circa 20 anni. Mandando la vela fotonica con un piccolo chip attaccato a 5 volte la distanza Terra-Luna e colpendola precisamente con molti laser potentissimi, è teoricamente possibile accelerarla ad 1/5 della velocità della luce. E il progetto accademico in questione, seguito da un dipartimento di Harvard, si chiama Starship. Cosa ha quindi ipotizzato il professore? Siccome, caspita, Oumuamua è sicuramente alieno, proprio detto in modo chiaro, qualsiasi cosa sia, è stato stabilito scientificamente e dati alla mano che non è assolutamente una cometa, a differenza di come te lo fanno passare, il professor Avi Loeb ha avuto l'illuminazione. Non è che forse questo metodo lo ha utilizzato anche qualcun altro e noi abbiamo incontrato una sorta di vela fotonica aliena? No, perché se ve lo chiedessero, questo spiegherebbe anche l'accelerazione. La vela fotonica, avendo preso i raggi solari, ha cambiato drasticamente direzione, accumulando energia e accelerando in uscita dall'attrazione del sistema solare. Questo lo spiega. Ecco, secondo il direttore del Dipartimento di Astronomia di Harvard, questa ipotesi è più scientificamente coerente rispetto ad una cometa e anche più statisticamente probabile. Ci sono tantissime altre cose da dire, veramente tante. Probabilmente non ho esposto neanche il 5% del libro, ma per oggi è tutto. Vi invito assolutamente a leggere il libro. Veramente clamoroso. E spero che il video vi abbia incuriosito, o quantomeno vi abbia stimolato a fare ricerca. Informatevi di vostro pugno e vedrete che questo video vi risulterà davvero illuminante. Io vi abbraccio fortissimo, vi chiedo cortesemente di lasciare un like a supporto del video e vi ringrazio per essere stati con me. Noi ci vediamo presto, molto presto, nel prossimo episodio. Adieu!